Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi facciamo un viaggio nella storia e nella cultura italiana. Se vivete in Italia o state studiando la lingua, noterete che il 2 giugno tutto si ferma e le scuole sono chiuse, gli uffici anche, e le città si riempiono di bandiere tricolori. Ma sapete perché? Perché festeggiamo la festa della Repubblica Italiana. Ma cosa è successo esattamente il 2 giugno del 1946 e come festeggiamo oggi? Restate con me se volete imparare parole importanti come referendum, suffragio universale e vediamo perché le frecce tricolori ci fanno sempre emozionare. Torniamo indietro nel tempo. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e la caduta del fascismo, l'Italia doveva decidere il suo futuro. Prima del 1946 l'Italia era una monarchia, governata dal re della famiglia Savoia. Il 2 e il 3 giugno del 1946 gli italiani furono chiamati ad un referendum istituzionale. Dovevano scegliere tra la monarchia e quindi restare con il re o scegliere il capo dello Stato. Questa è stata la prima volta in cui in Italia si è votato a suffragio universale. Significa che per la prima volta anche le donne hanno potuto votare. La Repubblica vinse con 12 milioni di voti contro i 10 milioni della monarchia. L'Italia divenne ufficialmente una repubblica e i Savoia dovettero lasciare il paese. Se vi trovate a Roma il 2 giugno, l'atmosfera è incredibile. Ecco i tre momenti principali della celebrazione. L'altare della patria. Il Presidente della Repubblica depone una corona di alloro al milite ignoto. È un momento di grande silenzio e rispetto per chi è morto per la patria. La parata militare. In via dei Fori Imperiali sfilano tutte le forze armate, ma anche i Vigili del Fuoco e la Croce Rossa. È una festa dello Stato. Le frecce tricolori. Questo è il momento preferito da tutti. 9 aerei della pattuglia acrobatica volano sopra Roma lasciando una scia di fumo verde, rosso e bianco. È uno spettacolo che toglie il fiato. Ripassiamo insieme alcuni termini che sentirete nei telegiornali in questi giorni. La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato italiano nata proprio il 2 giugno. Il capo dello Stato è il nostro Presidente della Repubblica, attualmente Sergio Mattarella. Patria è la terra dei padri, la terra a cui sentiamo di appartenere. Inno nazionale è il canto degli italiani, ma tutti lo conoscono come l'inno di Mameli. Abbiamo detto che il 1946 è stato l'anno del suffragio universale, ma non sono state solo le elettrici a fare la storia. Pensate che tra i 566 membri dell'Assemblea Costituente c'erano 21 donne. Noi le chiamiamo le mamme della Costituzione. Venivano da partiti diversi, ma si unirono per un obiettivo comune, cioè che l'Italia fosse davvero un paese uguale per tutti. Grazie a loro oggi nell'articolo 3 leggiamo che non esiste nessuna distinzione
di sesso, di etnia, di religione. Pensate che molte di queste donne erano state perseguitate durante il fascismo o avevano combattuto come partigiane. Ora entriamo nel vivo della nostra carta d'identità, la Costituzione. La Costituzione italiana è formata da 139 articoli, ma i primi 12 sono i principi fondamentali. Analizziamo 3 che sono essenziali per capire l'Italia di oggi. L'articolo 1 dice che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. L'articolo 3 è sull'uguaglianza. Dice che lo Stato deve rimuovere gli ostacoli che impediscono alle persone di essere uguali. L'articolo 11 dice che l'Italia ripudia la guerra. Attenzione al verbo ripudiare perché è più forte di rifiutare. Significa considerare la guerra come qualcosa di moralmente inaccettabile per risolvere i conflitti. Conoscete i simboli dello Stato italiano? La stella rappresenta l'Italia fin dall'antichità. La ruota dentata rappresenta il lavoro e l'industria. I rami, l'ulivo per la pace e la quercia per la dignità e la forza. Ma come vivono gli italiani il 2 giugno? Oltre alle parate c'è un'usanza bellissima, l'apertura al pubblico dei giardini del Quirinale. Il Palazzo del Quirinale è la casa del presidente e in questi giorni si riempiono di cittadini. Per molti è il primo giorno dell'estate. Si approfitta del ponte, se il 2 giugno cade vicino al weekend, per andare al mare o per fare una gita fuori porta. È un mix perfetto di solennità istituzionale e gioia popolare. Spero che questo video vi sia piaciuto. C'è una festa popolare nel vostro paese? Come si festeggia la nascita della vostra nazione? Scrivetelo nei commenti, sono molto curiosa di scoprirlo. Ciao!